Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi parliamo dell'AMEC Mastering Compressor, un compressore davvero interessante e molto versatile che raggruppa 3 compressori in uno. Molto comodo non solo in fase di mastering ma anche sulle singole tracce tipo voci, drum, bassi, insomma su quello che vogliamo. È un compressore davvero interessante e realizzato in una maniera molto intelligente. Ragazzi, ci tengo a dire che praticamente è partita la mailing list promo dove offro uno sconto davvero interessante sui servizi di missaggio e mastering per tutti coloro che si iscrivono. Per iscriversi è davvero semplice, basta andare sul mio canale YouTube nella sezione informazioni e cliccare mailing list promo. Una volta che sarai iscritto, se deciderai di affidarmi un tuo lavoro per essere mixato, masterizzato, ti farò uno sconto davvero interessante su questi servizi. Allora ragazzi, questa è la schermata dell'AMEC, ok, il plugin in questione. Quindi mi piace suddividere il plugin in 4 macro sezioni in maniera tale da capirlo molto più velocemente. Quindi abbiamo la sezione dedicata ai controlli di attacco, release, threshold e quant'altro del compressore, insieme al link dei 2 canali. Abbiamo la sezione del detector active monitor che ci fa vedere in che modo sta lavorando questo compressore, la sezione del sidechain filter, quindi sezione dedicata all'equalizzazione della sidechain, e la sezione input e output con monomaker e stereo width, che ci dà la possibilità appunto di rendere mono alcune frequenze o di aprire l'immagine stereo. In questa sezione abbiamo la funzione TMT, che ormai è presente su qualsiasi plugin di Plugin Alliance, e la funzione VCA Clip, che è una funzione molto interessante che ci praticamente dà quel tocco in più di saturazione ai nostri suoni. Abbiamo la possibilità di switchare il compressore in mid side, dove L diventa il mid, R diventa il side, e la possibilità di linkare i parametri, ok? Detto questo, entriamo più nel dettaglio. Partiamo dalla threshold. Ok, con questo controllo, nel momento in cui metteremo in play un brano, notiamo fin da subito che oltre ad attirar giù la soglia, come vediamo qui dal meter, ci dà una compensazione automatica del guadagno, ed è una cosa molto comoda che va appunto a livellare l'input e l'output in base al segnale processato. Successivamente possiamo vedere che tirando solamente sulla threshold si attiverà subito la sezione del compressore slow, quindi quello più lento, ok? Se vogliamo appunto attivare anche il compressore più veloce, quindi il fast, bisogna tirare su questo knob. Non fa altro che aumentare il segnale nel detector, ok? Quindi se noi vogliamo più segnale fast, dobbiamo aumentare questo segnale nel detector, quindi andiamo a aumentare appunto il segnale nel detector. Inizia a captare dei segnali più veloci, ok? Che vengono trattati in maniera differente da come tratta lo slow, ok? Nello stesso modo in cui vogliamo tirare su dei segnali di picco, quindi livellare i segnali di picco, tiriamo su appunto il peak, questo controllo di peak. Possiamo vedere dal detector che lui sta lavorando peak, slow e fast. Quindi con questi 2 altri controlli non facciamo altro che aumentare il segnale nel detector in maniera tale che il compressore lo veda e vada ad agire. Un altro controllo molto interessante è la ratio. La ratio possiamo passare da una 1.2 fino a farlo diventare infinita, ok? Nel momento in cui è settata su infinita, questo plugin qua si comporterà un po' più da brick wall limiter. Invece nel momento in cui lo tiriamo su soft, diventerà più un compressore program dependent con ratio variabile. Cosa significa? Che il suo rapporto di compressione varia a seconda quanto segnale all'ingresso applichiamo, ok? Che è un po' la funzione che hanno i compressori Fairchild 660, che troviamo magari quelli di Waves o di altre case. Successivamente abbiamo un knob di mix, quindi un classico controllo di mix dry wet. Praticamente non ci fa altro che miscelare a nostro piacimento la quantità di intervento di questo compressore. E poi abbiamo headroom. L'headroom praticamente
ci consente di spingere più segnale all'interno di questi circuiti di detector, ed è una funzione molto interessante. Infatti se noi mettiamo in play e abbassiamo l'headroom, quindi diminuiamo l'headroom, automaticamente aumenta la gain reduction. Non è la stessa cosa di buttare più segnali in ingresso, anche se l'effetto potrebbe sembrare simile, ma non è la stessa cosa, ok? Perché qui stiamo buttando tutto il segnale all'interno del plugin. Invece con l'headroom stiamo schiacciando, stiamo togliendo headroom, quindi lo stiamo facendo lavorare in maniera totalmente differente. Andremo praticamente a spingere questo segnale più forte nei circuiti di detector. Successivamente abbiamo il sidechain link, che è la possibilità di linkare il canale L e il canale DR, oppure slinkarli, ma nel momento in cui li linkiamo ha due funzioni che, diciamo, una feature che hanno aggiunto i ragazzi di Plugin Alliance, molto interessante. Una max e una average. Allora, quando abbiamo i compressori linkati, che sia al 100, che sia al 50, che sia all'1%, se siamo sulla funzione max, praticamente comanderà, tra virgolette, il compressore del lato sinistro o destro che ha più gain reduction, ok? Quindi nel momento in cui il canale L ha più gain reduction del canale R, andrà praticamente a comprimere anche il canale R in base alla gain reduction che ha rilevato il canale L, ok? Quindi il canale L ha 2 dB di gain reduction, ok, in automatico andrà a schiacciare 2 dB di gain reduction anche, diciamo, sul canale R. Viceversa, nella funzione average invece andrà a fare una media di entrambi i canali L ed R, quindi linkerà il compressore in base a questa media del segnale tra L ed R. Poi abbiamo diciamo che è la funzione tipo bypass del compressore, e la funzione external sidechain, quindi per accettare una sorgente esterna di sidechain. Successivamente abbiamo i due controlli più ostici del plugin, che sono quelli là un po' più particolari, ok? Timing e release hysteresis. Partiamo dal timing. Come avete notato, non abbiamo la possibilità di gestire l'attacco del suono, ok? Non abbiamo la possibilità di dire ok, l'attacco veloce, perché i circuiti rilevatori di questo plugin sono tarati ad avere una risposta in RMS che si avvicina quanto più possibile al comportamento dell'orecchio umano, ok? E questa è la cosa figa di questo compressore. Praticamente lui va a fare una media, si muove in base a una media che va a calcolare in un lasso di tempo. Questo lasso di tempo noi lo possiamo decidere se allargarlo, quindi avere una media molto più smooth, o stringerlo, in cui avremo una media un po' più, tra virgolette, ballerina, ok? Molto più movimentata, perché stringendo appunto il tempo avremo una media molto più veloce. Questo lasso di tempo che lui utilizza per fare il calcolo di questi RMS lo possiamo gestire appunto da questo potenziometro qui, e passiamo da 70 millisecondi fino ad un minimo di 1,2 millisecondi, davvero velocissimo. Infatti vi faccio vedere qui nel grafico, se ho il selettore a 70 millisecondi, vedete che il compressore slow è davvero morbido, ok? Sta schiacciando in maniera davvero molto morbida tutto. Nel momento in cui stringo questa finestra di RMS, di conteggio della media che lui va a fare, vedete che la media inizia ad essere un po' più ballerina, perché ho meno tempo di calcolo, ok? E infatti vediamo che il compressore si muove davvero in maniera molto molto veloce. Però appunto la cosa figa di questo compressore è che lui lo calcola in RMS ed è molto vicino, diciamo, al funzionamento del nostro orecchio umano, ok? Quindi si avvicina molto a quel calcolo lì di RMS, quindi della media che lui ascolta, come se fossero le nostre orecchie. La cosa interessante è anche il release hysteresis. È molto complesso per spiegarlo in questo video, perché ci vorrebbero molto più tempo, ma in parole povere questo controllo qua va a influenzare il detector, il rilevatore dei due compressori, sia slow e sia fast. Quindi se volete una compressione più veloce, con release veloci, bisogna settare il release hysteresis tutto a destra, ok? Nel momento in cui settiamo, diciamo, questa release hysteresis a destra e il timing, tra virgolette, a 1.9, possiamo utilizzare il compressore slow davvero in maniera molto veloce, ok?
vedete, si comporta quasi come il fast. Ovviamente questa release hysteresis influenza anche la risposta di rilascio del compressore fast e non solamente di quello slow. Vedete che se io stringo il timing anche, il compressore slow si sta comportando quasi come quello fast. Se volete appunto una compressione un po' più morbida, potete magari appunto mettere il timing medio così e release hysteresis in maniera tale da avere una release veloce sul fast e una release non troppo veloce sullo slow, perché comunque è molto più lento, come possiamo notare, ok? Il suo rilascio. Quindi è già un bellissimo compromesso che possiamo andare a trovare, ok? Questa release hysteresis diciamo non è molto udibile all'orecchio umano, bisogna un po' aguzzare davvero l'ascolto e capire dove sta lavorando. Per ascoltare ciò che sta facendo basta cliccare su Ambience e andremo ad ascoltare praticamente cosa lui sta andando a togliere, ok? Solamente la gain reduction, infatti vedete, è rimasta attiva solamente la porzione superiore di ciò che lui sta andando a togliere. E da qui possiamo gestire proprio di fino i nostri settaggi, ok? Ovviamente se vogliamo appunto lavorare anche sui picchi, possiamo appunto aumentare il segnale nel detector tramite questo potenziometro qui. Successivamente possiamo appunto equalizzare la nostra sidechain, quindi con un high pass filter o con due bande di equalizzazione successive, quindi un peaking magari sulle basse frequenze, che ne so, magari abbiamo tagliato fino ai 140 in maniera tale che il compressore non ascolti nulla dai 140 in giù, e possiamo boostare magari i 4,70 con un peaking di 1 dB in maniera tale che percepisca solo e solamente questo tipo di segnale, in maniera tale da lavorare su quel segnale lì. Possiamo diciamo fare la stessa cosa anche sulle alte frequenze. Un fattore molto comodo nel momento in cui lavoriamo in mid-side, ok? Avere questi due filtri totalmente differenti, quindi uno sulle basse e uno sulle alte, ci permette di lavorare in mid-side davvero in maniera chirurgica. Ed è un bel traguardo questo, perché appunto possiamo gestire i due segnali totalmente in completa autonomia. Passando giù appunto abbiamo l'input gain, il TMT, che non è una funzione di emulazione di canali analogici. In questo caso prendiamo come esempio questo AMEC L ed R, come ben sappiamo anche costruiti realmente con gli stessi componenti e tutto uguale. Il canale L e il canale R non suoneranno mai allo stesso modo, e quindi loro ti danno la possibilità di cambiare magari su varie emulazioni. Ora questo qui tra virgolette loro parlano di channel. Successivamente abbiamo il monomaker, che ci rende diciamo tutto mono dalle frequenze che andiamo a scegliere, e lo stereo width, che è davvero molto interessante perché ho fatto una prova ad ampliare diciamo quasi al 400% lo stereo width e mettere in mono, e non sento davvero cancellazione di fase, quindi è un bel stereo width molto interessante nel momento in cui lo vogliamo utilizzare diciamo un po' più spinto del solito. Poi, come dicevo prima, possibilità di selezionare il compressore in modalità mid-side, possibilità di linkare o slinkare i parametri, e poi abbiamo la funzione VCA clip, che ci dà quella saturazione, quel clipping in più che vogliamo magari dare al nostro segnale prima di andare fuori dal plugin, ok? Quindi ci dà questa bella sensazione di clipping all'interno. Ok, andiamo ad ascoltarlo sul campo, quindi mettiamolo in stock come controlli, quindi tutto a zero, e andiamo a vedere che cosa fa realmente su un brano, ok? Sentite, solo facendo agire il compressore e la sezione slow mi rende tutto un po' più smooth, ma nello stesso tempo mi va a gonfiare diciamo tutto ciò che è lo spettro basso, e nello stesso tempo me lo compatta.
Molto sottile ma trasparente nel modo in cui lo fa, davvero interessante. Andiamo però a spingere un po' di più il segnale fast all'interno del detector, vediamo che cosa succede. Spingiamo il segnale peak. Beh, si inizia a sentire davvero un controllo assurdo su questi tre tipologie di segnali, no? Perché dobbiamo guardarlo così, questo compressore. Lui gestisce un segnale medio, che è un segnale più veloce e un segnale di picco. Il tutto lo possiamo appunto decidere il release tramite il timing, quindi decidere quanto veloce sia questa finestra di calcolo dell'RMS e nello stesso tempo possiamo decidere ulteriormente il release tramite l'hysteresis. Però con la funzione 1.2 mi piace, lo sento ancora un po' ballerino su alcune cose, anche se ho, diciamo, tutto settato nella maniera più lenta possibile, perché magari adesso stiamo pensando di farlo su mastering, quindi vogliamo un po' quel release lento, in maniera da compattare un po' di più e da evitare, diciamo, molti sbalzi, molto pumping. Ascoltiamo, continuiamo. Ascoltiamo la sidechain. Davvero molto interessante e molto versatile, cioè così adesso sto gestendo tutti i picchi e i segnali veloci e i segnali lenti davvero in maniera molto facile, intuitiva, nello stesso tempo trasparente, perché questo è un compressore davvero trasparente. Adesso andiamo ad ascoltare che cosa sta facendo, quindi. Ok, qui stiamo ascoltando praticamente cosa lui sta andando a togliere, ok? Di tutti e tre i segnali slow, fast e peak. Come potete vedere, anzi ascoltare, lui va ad agire in maniera RMS, ok? Come dicevamo prima, quindi all'ascolto, come se stesse ascoltando un orecchio umano, quindi non è un fattore di attacco e tempo deciso con la threshold, ma fa una media, ok? Vedi, segnali veloci, segnali medi e segnali lenti, è davvero totalmente una gestione a parte. Ma adesso tiriamoli magari un po' il collo, mettiamo nella sezione limiter, vediamo cosa succede. Oppure lasciamo in 1.2 e stringiamo l'headroom.
cambiato ulteriormente carattere sul suono, molto più aggressivo, che magari su questo brano mi piace anche. Ok, settato con il timing a 1.2, release steresis veloce, notiamo come il circuito slow si comporti quasi come un fast. Diciamo che è davvero molto bello, è un compressore davvero versatile, molto bello da utilizzare. Lo Stereo Maker è davvero interessante. Io qui adesso sulla mia control room sto facendo i check in mono per ascoltare se ci sono cancellazioni di fase. Nel momento in cui lo tiro davvero a cannone e praticamente non sento nulla di cancellazione di fase. Quindi abbiamo analizzato questo compressore da mastering che potrebbe essere utilizzato in qualsiasi fase della produzione, anche appunto in fase di mix, sui singoli strumenti, quindi come voce, basso, chitarra, quel che vogliamo. Compressore davvero versatile, ma nello stesso tempo un po' ostico se non si capiscono che cosa sono tutti quei controlli e come settarli. Quindi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, scrivetemi nei commenti se volete ulteriori informazioni o ulteriori approfondimenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.